Mi capita molto spesso di dire che il cinema è una metafora della vita, è una conferma cordiale, oserei dire quasi affettuosa, mi giunse da Bernardo Bertolucci, che voglio ricordare, al quale tributo ancora oggi la mia ammirazione, proprio adesso che è partito per sempre. Erano gli anni '80 e io lavoravo con Giovanni Bertolucci, cugino di Bernardo. Giovanni è un grande produttore. Pensate che era il produttore dell'Innocente di Visconti, ma anche del Conformista, e della strategia del ragno di Bernardo appunto, ma anche di Fantozzi. Quindi un uomo duttile, geniale, capace di passare da un argomento all'altro e di fiutare, di intuire qual era il mercato. Giovanni era intelligente, colto, preparato, spiritosissimo e ironico. Io lavoravo molto bene con lui in questa società che si chiamava San Francisco Cinematografica e che era anche di Bernardo Bertolucci. Ed è proprio in una delle volte in cui mi trovavo da Giovanni che fummo sorpresi nell'ufficio di Bernardo, perché Bernardo aveva l'ufficio più bello aperto sul giardino. Allora noi che eravamo chiamati i ragazzi, eh, nonostante che l'età non fosse più quella proprio completamente verde, ma rispetto a tutti gli altri eravamo più giovani, ogni tanto andavamo come birichini nell'ufficio di Bernardo per sentirsi importanti e grandi. E appunto in questo ufficio fummo sorpresi da Bernardo, il quale ci presentammo educatamente e Bernardo molto affettuosamente si ricordò di un mio articolo, una recensione che avevo fatto all'ultimo tango, oramai erano passati circa 10 anni, ma la ricordava. E la ricordava proprio perché era una recensione audace rispetto all'epoca e forse sotto certi aspetti lo è anche oggi. Ultimo Tango è stato un film straordinario, ma tacciato di pornografia, tacciato, è stato messo al rogo, cioè la censura nel 73 lo ha mandato a rogo, è stato riabilitato nell'87, è un film che è fra i 100 film più importanti del mondo, ma ha subito grandi traversie. E io avevo notato invece che in realtà il film, l'aspetto diciamo così erotico, pornografico, era meno importante del film, perché la forza e l'interesse del film era nella metafora. E la metafora era quella della ideologia, cioè ogni uomo nel momento in cui è deluso, frustrato da una serie di avvenimenti, dal fatto che l'esperienza gli ha fatto capire che non è tutto oro quello che riluce, gli ideali non bastano a mandare avanti la vita, improvvisamente trova una grande idea, trova un'idea straordinaria e la sposa. Quest'idea generalmente è un'idea rivoluzionaria e coloro, come accade a Marlon Brando, coloro che sposano la rivoluzione, dapprima la possiedono ed è proprio il rapporto che c'è fra Marlon Brando e Maria Schneider, perché la rivoluzione è giovane, è nuova, è struggente, è la promessa di un'eterna giovinezza, è l'idea che finalmente la morte non ci sarà più, ma noi avremo una vita eterna, continua, un eterno divenire. Questa è la bellezza e la grandezza della rivoluzione. La mia generazione ci è passata, auguro anche alle generazioni future di passarci, perché è un momento magico, un momento in cui il mondo cambia. Chiaro che poi le rivoluzioni dovrebbero finire bene, ma generalmente, come accade nel film e come dicevo io nella recensione, le rivoluzioni non finiscono mai bene, finiscono per mangiare, per uccidere coloro che l'hanno provocata. E come Maria Snyder uccide alla fine del film Marlon Brando, così ogni rivoluzione ha ucciso i suoi figli, i suoi fautori, da Majakovsky a Robespierre, a Danton, cioè ogni volta che c'è stata una rivoluzione, coloro che l'hanno fatta l'hanno pagata. Ed era questo il paragone che io facevo nella recensione, al di là di tutta la retorica sulla pornografia, sul sesso, sull'amore. E questa novità, questa originalità aveva colpito Bernardo. Il film, quindi questo è un modo per ricordarlo, in ogni modo il film è
bellissimo, è straordinario, ed è anche merito, che generalmente non viene ricordato, di Kim Marcalli. Kim Marcalli è una figura molto particolare perché è uno sceneggiatore montatore, cioè un montatore che è diventato sceneggiatore. È un uomo capace di dare al film una sintassi completamente diversa. È l'autore di, come montaggio del Portiere di notte, è l'autore come montaggio anche di C'era una volta in America di Leone, quindi un uomo geniale morto troppo presto, distrutto probabilmente proprio affettuosamente, lo dico, dalla sua genialità, dal suo modo originale anche di vivere. Bene, Kim ha scritto anche lui la sceneggiatura di Ultimo Tango e poi ha lavorato il film, inventando questo spazio-temporalità che erano delle sue caratteristiche. Kim era famoso per andare avanti e indietro nel tempo. Si dice che salvò un film come Metti una sera a cena, che sarebbe stato noioso e teatrale, e che invece lui sublimò alternando i piani narrativi. Un altro elemento importante del film è chiaramente Vittorio Storaro, il direttore della fotografia. Direttore della fotografia celebre con Bernardo, perché aveva già firmato Il conformista, firmerà poi Il tè nel deserto, ha firmato Storaro Apocalypse Now, è un direttore della fotografia, lui preferisce farsi chiamare cinematographer, cioè praticamente autore della cinematografia, che è un modo molto più suggestivo di dire che direttore della fotografia. Lui dice che il direttore non è uno solo, è il regista. E lui è colui che scrive con la luce. Suaro ha 3 Oscar e una volta che sono stato sul suo set era molto divertente perché tutta la sua troupe aveva dei giubbotti che sembravano la storia del cinema, perché i ragazzi che correvano di qua e di là andavano in giro con Tucker, film da Oscar, Apocalypse Now, scritti sui giubbetti che avevano come ricordo delle cose, no? C'era una volta in America, cioè la troupe era praticamente il condensato dei film di Vittorio. Un altro elemento ancora importante è Gato Barbieri, che è la colonna sonora. Gato Barbieri lo ricorderete, lo conoscono tutti, lo ricordano tutti perché è il famoso sax di Sapore di mare, va bene? E in questo film lui fa la struggente colonna sonora, esegue, crea. Una curiosità su Gato Barbieri che ho avuto il piacere di conoscere, che in realtà si chiamava Leandro, ma siccome era argentino e quando è arrivato in Italia, come tutti coloro che parlano lo spagnolo, hanno difficoltà nel pronunciare le doppie, lui invece di dire gatto diceva gato. E a Roma voi sapete com'è. La seconda volta che sbagli una cosa ti viene appiccicato un soprannome. È diventato Gato e lui orgogliosamente e affettuosamente ha mantenuto questo nome, Gato Barbieri. Questo è il mio tributo, come ho già detto, a Bernardo. E vi prego di rivedere il film alla luce di questa possibilità e non solo di quella scandalistica. Anche nella nota che Maria Snyder, che purtroppo ho conosciuto in un'esperienza dolorosa perché fu ricoverato in un ospedale psichiatrico nel 79 ed io come molti altri di cinema andai a trovarla proprio per starle vicino e per farle sentire una forma di solidarietà e non di abbandono, perché Maria si era sentita molto offesa e violata dalla famosa scena del burro, non vado nei dettagli. Scena che lei aveva accettato sulla carta di girare, ma non con quel dettaglio e con quella, diciamo così, crudele esposizione. Anche Bernardo ne era pentito, però in realtà alla fine quello che conta è l'eternità di un risultato. Noi andammo da Maria a darle la nostra solidarietà e il nostro affetto e lei ci fu molto grata perché passava un momento molto drammatico. Ecco, ricordando tutti questi personaggi che hanno fatto questo film, io voglio soprattutto ricordarvi che non c'è il male e il bene, è soltanto come lo vediamo. E con questo vi ringrazio.